Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video visiteremo insieme la montagna dei sette colori e Machu Picchu. Per me questo è un video molto importante, quindi spero veramente che vi piaccia, e se volete vedere altri contenuti simili a questo non dimenticatevi di iscrivervi al canale. La città di Cusco è circondata da moltissimi siti archeologici Inca e da tanta natura, per chi preferisce fare camminate in alta montagna. Non avendo tempo per visitare tutto ciò che circonda la città, abbiamo optato per due delle attività principali. Uno dei luoghi che non vedevo l'ora di vedere con i miei occhi è la montagna Vinicunca, conosciuta anche come montagna dei sette colori o Rainbow Mountain. Il nostro tour è cominciato verso le 6 del mattino e abbiamo fatto circa 4 ore di viaggio fino ad arrivare alla montagna, a circa 4.000 metri sul livello del mare. Da lì comincia la salita a piedi, fino a raggiungere la montagna dei sette colori, che si trova a più di 5.000 metri sul livello del mare. La salita non è ripida e il sentiero è largo e in ottime condizioni, ma l'altitudine rende tutto molto più complicato ed è meglio procedere lentamente e prendendo delle pause ogni volta che se ne ha bisogno. Tutta la fatica della salita ci ha ripagato con una vista mozzafiato della montagna dei sette colori. Per me questa era la prima volta che ho dipinto durante un tour organizzato e, a dire la verità, ero super stressata per come sarebbe stata questa esperienza e soprattutto se avrei avuto abbastanza tempo per disegnare. Ho cercato di dipingere veloce, catturando l'essenza del paesaggio solo con poche pennellate. Dipingere a queste altitudini non è stato per niente facile, c'era un vento fortissimo che spingeva il mio quaderno da tutte le parti e faceva molto freddo. Ad un certo punto mi sono anche dovuta mettere i guanti perché avevo le mani congelate. Quando ho finito il mio disegno abbiamo anche avuto il tempo per prendere delle foto e poi abbiamo cominciato la discesa. Consiglierei veramente a tutti di fare un'escursione qui, perché i paesaggi sono qualcosa di magnifico e fuori dal comune. Vedere questa montagna piena di queste strisce, tutte colorate, tutte diverse tra loro, è una cosa incredibile. Anche se una cosa va detta, che se avete visto tutte le foto che sono su internet, ecco, non aspettatevi quei colori così brillanti e accesi, perché quelle foto sono tutte photoshoppate. Dopo essere ritornati a Cusco, il giorno dopo siamo ripartiti e dopo circa 7 ore in un minibus siamo arrivati al punto da dove inizia la camminata fino al villaggio di Aguascalientes. Il villaggio è raggiungibile solo in treno o a piedi e noi abbiamo optato per quest'ultima opzione per approfittare dei bellissimi paesaggi che si susseguono durante i 10 km fino al villaggio. La camminata è molto lunga, ma molto facile e i paesaggi sono meravigliosi. Il sentiero segue i binari del treno fino ad Aguascalientes e in certi punti bisogna solo fare attenzione ed allontanarsi un po' dai binari per far passare i treni, che comunque non sono molto frequenti. Siamo arrivati ad Aguascalientes verso le 6 di sera e ci abbiamo passato la notte, visto che avevamo comprato i biglietti per Machu Picchu per il giorno dopo.
Con una breve camminata ad Aguascalientes si raggiunge il punto di partenza per l'ascesa a Machu Picchu. Ero veramente troppo contenta di visitare questo luogo, anche se la ripida salita mi ha immediatamente calmato. Durante quasi tutta la salita a Machu Picchu ha piovuto e quando siamo arrivati in cima ha smesso, non potevo crederci. Siamo saliti sulla piattaforma dalla quale si ha la classica vista di Machu Picchu e sia la montagna che la città erano completamente nascoste dalle nuvole, che però se ne sono lentamente andate, rivelando a poco la bellezza incredibile di questo posto. Anche se questa volta non eravamo con un tour organizzato, ho comunque cercato di dipingere velocemente, perché non sapevo per quanto tempo avrei potuto restare sul luogo, ma è stata un'esperienza fantastica. Già solo visitare Machu Picchu è qualcosa di unico e in più trovarsi seduti lì davanti a disegnare questa meraviglia è ancora più incredibile, quasi surreale. Una volta finito il disegno, quelli della sicurezza sono venuti a chiudere questa zona. Non sono sicura del perché, ma credo che a una certa ora iniziano a chiudere alcune parti del sito archeologico. Così abbiamo fatto velocemente un'infinità di foto e ce ne siamo andati a visitare la città. Incredibile ma vero, ha ricominciato a piovere e così ci siamo fatti la visita della città sotto la pioggia, ma non posso ancora crederci della fortuna che ho avuto a disegnare durante quei 45 minuti che non stava piovendo. La città di Machu Picchu è qualcosa di straordinario, dalla tecnica di costruzione utilizzata all'organizzazione in settori della città e al sistema di canali per il controllo dell'acqua piovana. Camminando nella città mi chiedevo come si devono essere sentiti i primi che hanno scoperto Machu Picchu e i primi che sono saliti quassù a vedere e a studiare questo luogo nascosto nelle montagne peruviane. Anche se Machu Picchu è uno dei luoghi più visitati al mondo, a parer mio non è assolutamente sopravvalutato, esattamente come appare nelle foto che tutti abbiamo visto, se non addirittura meglio. Visitare questo luogo è un'emozione unica che consiglierei a tutti di fare almeno una volta nella vita. Questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di visitare questi luoghi incredibili. Se vi ho tenuto compagnia, lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi al canale per più contenuti come questo. E grazie per accompagnarmi in questo viaggio intorno al mondo.